Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il risultato di questo video tutorial, ma non è tutto qui. Potete aggiungere ancora qualche dettaglio, cambiare il colore del cuore o scriverci qualcosa sopra. Questo lo deciderà l'occasione o la vostra fantasia. Prima di iniziare vi faccio una domanda. Che altro animale preferireste vedere nel prossimo video? Scrivetelo nei commenti. Quello che riceverà più like sarà il soggetto di uno dei prossimi video. Adesso scopriamo insieme come si fa l'elefantino. Iniziamo dal busto. Partiamo con una sfera e realizziamo un cono. Marco con delicatezza le zone dove andranno collocate le zampe anteriori e modello i fianchi. Passiamo alle zampe anteriori. Partendo da una sfera otteniamo un cono senza punta. Lo appoggiamo al piano di lavoro e lo appianiamo sotto. Stessa cosa la ripetiamo per la seconda zampa. Per le zampe posteriori ripetiamo le stesse operazioni e appiattiamo la parte posteriore per adattarla al corpo. Con una bocchetta aggiungiamo le unghie delle zampe. Partendo da un vermetto di pasta realizziamo la coda, dandogli forma con delle curve. Passiamo adesso all'assemblaggio. Inumidiamo il busto nella parte frontale e collochiamo le zampe anteriori. Inumidiamo le zampe posteriori e fissiamole al corpo. Appiattiamo leggermente la coda nella parte posteriore, inumidiamo e collochiamola al suo posto. Per realizzare la testa partiamo da una sfera ed inseriamo all'interno la nostra sfera di carta stagnola o polistirolo. Chiudiamo bene il tutto e con un movimento rotatorio ricaviamo la nostra proboscide. Adesso segno con le dita dove andranno gli occhi e modello meglio il viso. Curiamo la parte finale della proboscide appiattendo la parte finale. Adesso con un tool formiamo le pieghe della proboscide e diamogli movimento incurvandola da un lato. Proseguiamo marcando gli occhi e le narici. Aggiungiamo un piccolo dettaglio, il ciuffo. Tiro verso l'alto un po' di pasta e con una forbice ricavo due peletti. Inumidiamo le cavità dove andranno collocati gli occhi e posizioniamoli. Per le sopracciglia marco la loro posizione, inumidisco e ricavo un vermetto da una piccola sfera nera. Non vi preoccupate se non sono messe in posizione perfetta, perché in questa tipologia di personaggi più sono buffi e più sono carini. Facciamo la prova generale. Inseriamo uno stecco nel busto assicurandoci che arrivi al fondo. Tagliamolo in modo trasversale. Facciamo un foro guida nella testa e collochiamola sul busto. Il mio consiglio è sempre quello di mettere la testa un po' inclinata, così darà movimento al personaggio. Fatte le prove generali, formiamo le orecchie. Come vi dicevo prima, non serve ottenere delle forme perfette. Appiattisco una sfera stirando un po' di più la parte che andrà a contatto con la testa. Verifichiamo la posizione, inumidiamo e le incolliamo. L'elefantino è praticamente finito, ma se volete aggiungere il cuore come dettaglio, seguitemi.
Uso un wire molto sottile e lo modello su un tagliabiscotti a forma di cuore. Ritaglio un cuore di wafer paper un po' più grande e lo tampono con del colore rosa per dargli un effetto shabby. Passo della gelatina alimentare sul wire e metto la wafer paper sopra. Lasciamo asciugare bene il tutto. Ed eccolo qui. Come ti dicevo, possiamo aggiungere i più svariati dettagli. Ti ricordo di lasciare un like per supportarmi, commentare quale animaletto vorresti vedere nel prossimo video tutorial e ovviamente iscriverti se non l'hai ancora fatto, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere passato di qui, al prossimo video. Ciao!